Se c'è un dolce che caratterizza l'estate qui in Inghilterra, c'è sicuramente la pavlova nella lista. Sai che facciamo? Ora andiamo a casa e la prepariamo insieme. Unicornini, bentornati! Ma se questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Nicole e questo è Unicorn Seed Cookies. Non è tradizionalmente di origine inglese, ma viene proposta spessissimo come dessert nei ristoranti. Si narra che ci siano bisticci di paternità tra la Nuova Zelanda e l'Australia. Mentre noi li lasciamo bisticciare, io voglio preparare con te un dolce che è perfetto da servire la domenica, dopo un barbecue, in estate perché è facilissimo da preparare. Ma che cos'è la pavlova? È un dolce a base di meringa, fondamentalmente, con panna fresca sopra, montata e frutta. Buonissima, io la adoro. Vediamo se riesco a farti venire gola. Iniziamo. Prima cosa fondamentale per montare i bianchi, stessa regola che vale quando si fanno le meringhe, è che tutti gli strumenti siano ben puliti e asciutti, quindi non ci deve essere nessuna traccia di grasso. Puoi pulire la ciotola e la frusta con del succo di limone oppure qualche goccia di aceto, asciugare con un panno e poi iniziare a montare i bianchi. Montiamo i bianchi a bassa velocità. Questa è un'altra cosa che ti può aiutare ad evitare che si spacchi la pavlova, perché a bassa velocità si crea una meringa più stabile, perché le bolle d'aria che la compongono e che cominciano a far gonfiare e raddoppiare, triplicare in volume gli albumi sono più piccole e più stabili. Quindi montiamo gli albumi fino a questa consistenza. Vedi, sono molto schiumosi ma non montati completamente. Aggiungo il succo di limone che, essendo un acido, ci aiuterà a stabilizzare appunto la nostra meringa. Continuo a montare. Un'altra cosa che ti consiglio è di utilizzare gli albumi a temperatura ambiente, si monteranno con molta più facilità. A questo punto sono pronta per iniziare ad aggiungere lo zucchero. Un accorgimento: ti consiglio di utilizzare zucchero extra fino, puoi anche comprare quello classico semolato e tritarlo con il mixer. Aggiungiamo un cucchiaio alla volta, con calma, se no ci si smonta la meringa. Un cucchiaio, aspettiamo, io ho contato anche circa 20 secondi abbondanti prima di aggiungere il secondo cucchiaio, 20-30 secondi, ci vuole un po'. È terapeutica la creazione di questa pavlova, ti devi prendere un attimino di tempo. Man mano l'aspetto della meringa diventerà sempre più lucido e compatto. Abbiamo aggiunto tutto lo zucchero, ora aumentiamo leggermente la velocità e facciamo andare per qualche minuto, fino a quando non otterremo una consistenza bella soda e compatta. Un ingrediente che compare nella pavlova è l'amido di mais. Questo ci aiuterà a ottenere un guscio croccante e una consistenza più morbida, un po' alla marshmallow all'interno. L'aggiungiamo adesso, alla fine, andandola a inglobare delicatamente. A differenza delle meringhe, che sono secche completamente all'esterno e all'interno, la pavlova ha un guscio croccante fuori e una parte morbida dentro, che riusciamo ad ottenere grazie all'amido di mais. Ora prendo un pezzo di carta forno, un piatto da 20 cm di diametro, segno tutta la circonferenza, giro il foglio e comincio a versare la meringa, così non è direttamente a contatto con l'inchiostro se ho usato una penna. Distribuisco la meringa, poi era ideale inizialmente fermare la carta forno con un po' di meringa. Io involontariamente mi sono sporcata le dita e uso direttamente quella, ovviamente sono super pulite. Quindi distribuiamo. Rilavo le mani velocemente e continuiamo. Con la spatola ora cominciamo a distribuire la meringa, ovviamente te lo sto facendo vedere a velocità, non lavoro con questo speed. Cosa faccio? Creo una forma circolare, poi con la spatola, come fosse una torta, vado a creare una sorta di bordo, mi assicuro che sia tutto abbastanza piatto ma senza stress, proprio in maniera molto libera. Poi con la spatola vado a creare queste linee andando verso il centro, porto tutto verso il centro e schiaccio leggermente, così come vedi si vede un po' di effetto, ecco. Appiattisco e sono pronta. E adesso andiamo in forno. Avevo preriscaldato il forno a 110 gradi, modalità statica. Adesso lo abbasso direttamente a 90 gradi, apro, metto la meringa dentro e la lascio per 90 minuti.
passati 90 minuti, spengo il forno e lascio raffreddare completamente la pavlova all'interno. Uno dei motivi per i quali si spacca sono gli sbalzi di temperatura. Uno dei motivi per i quali si può spaccare sono gli sbalzi di temperatura, ecco perché la facciamo raffreddare all'interno del forno caldo. Il metodo più facile è preparare la pavlova la sera per essere mangiata il giorno dopo, a pranzo per esempio. Puoi fare una pallina con l'alluminio oppure prendere un mestolo di legno e metterlo all'interno della porta per lasciare un piccolo spiraglio, deve essere davvero un piccolo spiraglio, in modo da far uscire il vapore e far raffreddare la pavlova. Ed eccola qui, è pronta per accogliere la nostra panna montata. Ora prendiamo la panna fresca, ben fredda di frigorifero, è panna non zuccherata. Io preferisco non mettere lo zucchero nella panna perché secondo me con la base meringa diventerebbe troppo dolce. Aggiungo soltanto un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per gusto personale io non la utilizzo, qualcuno zucchera anche la panna, ma per me diventerebbe un po' troppo dolce. Ora montiamo, non montiamo completamente, deve rimanere un pochettino morbida. Ora ho lavato un pochettino di frutti rossi, prendo la pavlova e metto sopra la mia panna. Distribuiamo, la panna deve essere generosa, super generosa. Voilà! E ora iniziamo ad aggiungere la frutta. Anche qui abbondo, con la frutta abbondo perché deve essere generosa. Metto qualche fragola intera, alcune le taglio per dare un effetto ancora più bello decorativo. Ed eccola qui! Io spero che questa ricetta ti sia piaciuta, come sempre fammelo sapere con un mi piace e un commento qui sotto. Non mi resta che mandarti un enorme abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!